Ed eccoci qua. Questo è il motivo del mio viaggio. Sì, e questo è esattamente quello che state pensando. Un vero disco volante del diametro di 5,5 metri che pesa 2500 kg e con 2 posti per i piloti. Un disco volante all'interno di un hangar di un'ex base militare americana a qualche chilometro da Dayton, in Ohio, di cui nessuno parla e che è fermo lì dagli anni 60. Ma che fine ha fatto chi lo guidava? Good evening. A flying saucer landing on the steps of Sydney Town Hall. Thursday, September 24, 1959. I've been giving you details on that enigma of the age, the unidentified flying object. Oggetti volanti non identificati, in inglese appunto UFO, e che indica genericamente ogni fenomeno aereo le cui cause non possono facilmente o immediatamente essere individuate da un osservatore. Dunque è il 24 giugno del 1947 e Kenneth Arnold, a bordo del suo piccolo aeroplano, stava volando nei pressi del monte Rainier, nello stato di Washington, quando ad un certo punto vede 9 piccoli oggetti scintillanti muoversi a circa 1200 miglia orarie. Sono le 3 del pomeriggio. La notizia, 2 giorni dopo, è su tutti i giornali. Si muovevano come dei dischi lanciati sull'acqua. Erano dei dischi volanti. Kenneth Arnold non lo sa, ma le sue dichiarazioni daranno vita ad un fenomeno globale ed inarrestabile: l'ufomania. Gli UFO, gli alieni e i dischi volanti esistono e sono qui, tra noi. A lot of people talk about UFOs, but what is flying those things? Like, what is inside? Like, are there actual beings coming from, like, you know, another planet, another galaxy? So, and I've always thought the whole abduction phenomenon, I always thought that that was fascinating. A lot of really credible witnesses and evidence for abductions. Okay. So who's doing the abducting? I think it's these ETs. And I think they were recovered at Roswell, and I think they were recovered at other places too. Alieni, luci nel cielo e dischi volanti? Sono veri. Veri e non hanno una provenienza terrestre, ma bensì aliena. Insomma, chi governa, pilota e manovra quelle cose nei nostri cieli non arriva da qui, non arriva dal nostro pianeta. Questo è quello in cui credono 137 milioni di americani, esattamente il 41% della popolazione totale. Un bel numerone, e sono sicuro di una cosa: a chiunque sulla faccia del pianeta affascina questa cosa, anche a noi italiani. Oggetti volanti non identificati. Esiste la razza dei grigi, che sono questi esseri glabri, senza peli, con la testona grande e gli occhi grandi neri, però questi esseri hanno informato che sono dei robot biologici. E ci strega così tanto questa cosa proprio perché sono storie dannatamente avvincenti, pazzesche e che hanno sempre quel velo interessantissimo di mistero. Per il mio invece c'era proprio in corso un attacco informatico extraterrestre. E ci prendono così tanto per un solo motivo: nella cultura dell'ufomania ci siamo cresciuti dentro, magari non nel picco, quello degli anni 60-70, ma siamo comunque figli di quell'epoca di alieni, navi spaziali e creature dello spazio profondo, e che da 90 anni condiscono la cultura pop in cui siamo immersi. 90 anni! Però se queste cose sono vere, se le luci, le navicelle e gli alieni esistono per davvero, qualcuno di certo ci sta nascondendo qualcosa, no? Può essere che questa presentazione disturbi in qualche modo il progetto Blue Beam e i piani di dominio mondiale? Ed è qui che un oggetto volante e un bagliore notturno trovano soluzione in una narrazione molto più complessa e ricca di dettagli interessantissimi e misteriosi: le famose teorie del complotto, come i segreti del Project Blue Book e della base di Wright-Patterson a Dayton, l'Hangar 18, il famoso Nevada Test Site 51 e i suoi laboratori sotterranei che tutti conosciamo come Area 51, gli insabbiamenti dello schianto di Roswell esattamente 4 giorni dopo l'avvistamento di Kenneth Arnold, o forse la più famosa di tutti, l'allunaggio mai avvenuto, secondo la quale gli esseri umani non sarebbero mai atterrati sulla Luna, ma invece il 16 luglio del 69 un gruppo selezionatissimo di funzionari governativi insieme ad una troupe di cineasti giurati e un famoso regista di Hollywood di nome Stanley Kubrick si sarebbero riuniti tutti in un set cinematografico in una base militare nel deserto del Nevada, e qui avrebbero messo in scena la più grande frode della storia. Neil Armstrong e i suoi colleghi sarebbero semplicemente degli attori, e le quasi 400.000 persone coinvolte in questa missione invece tutte complici e pronte a portare questo segreto nella tomba.
Bella storia, anzi, belle storie, sembrano delle perfette trame di film. Sembra però che questi complotti non siano solo delle belle storie, ma pure realtà. Ci sono personaggi che hanno lavorato o lavorano per il governo come Lazar e Grash che confermano l'esistenza di UFO e creature dello spazio ed esistono addirittura campioni biologici non umani. Biologics came with some of these recoveries. E ci sono poi persone che dopo un loro avvistamento o incontro hanno dedicato la loro intera vita a spiegare quel singolo momento. Quindi è possibile che sia tutto falso? Stanno tutti mentendo? Davvero queste cose esistono? E per questo motivo sono andato alla fonte, Dayton, Ohio, e poi a parlare con l'ufologo più anziano d'America, Pete Hartinger, e il suo team a Circleville, la città dei primi avvistamenti UFO. 17 years old. I'm 82 now. I've never forgot it. That's just over Circleville within 5 days. I've had 2 other sightings since then in all the years. Quando si affronta questa tematica sembra sempre tutto fatto con il copia e incolla. Avete presente, no? Interviste ai testimoni oppure neanche quelli, 4 immagini di avvistamenti sgranate che nessuno si spiega, 3 filmati d'epoca, 2 robe fatte con la CGI che ci stanno sempre bene, il racconto di qualche fantomatico progetto segreto governativo, e così ci si porta a casa una storia senza aver spiegato, come al solito, un c***o di niente. Bene, oggi voglio provare ad affrontare questa cosa in maniera un po' diversa. Sì, perché per trovare una soluzione a alieni, incontri ravvicinati, oggetti volanti non identificati, non bisogna guardare in alto verso lo spazio profondo o i cieli notturni, ma molto più vicino, davvero molto più vicino. Bisogna cercare qui dentro. Famous UFO events in Ohio, and of course Wright-Patterson is a big one. It goes back decades. Rumors of alien bodies. It's supposedly the UFO from the Roswell crash was taken there. Now there's testimony from Wright-Patterson workers, and several high-powered people in the United States government have tried to get in there to see these aliens and craft for themselves, but they've always been denied. Dall'alba dei tempi il cielo è sempre stato il nostro Netflix. Insomma, la nostra fonte di intrattenimento principale prima che venissero inventati i giornali o il cinema. E da sempre tutti giurano di aver visto qualcosa di strano lassù. Giuro di aver visto qualcosa nel cielo, un testimone dice di aver visto una luce, una persona credibile giura di aver visto uno strano oggetto volare sopra casa sua. Ma ci si può fidare dei testimoni? Anzi, ci si può fidare della propria mente e dei propri occhi? Solo in Ohio ci sono 14.400 avvistamenti ogni anno, 1.200 ogni mese, 40 ogni giorno. Tantissimi, quasi troppi forse, e nel mondo i numeri sono ancora più spaventosi. Questa è la mappa dei MUFON, l'organizzazione di ufologi che raccoglie i dati a proposito degli UFO. Questi sono gli Stati Uniti e questi sono gli avvistamenti degli ultimi 3 anni. E se zoom sono infiniti, insomma, sono una tonnellata. It's interesting because whenever I mentioned Wright-Patterson, I always mention a story about the local fire department was told if certain parts of that base ever catch fire, that they're to let it burn to the ground. Yeah, they're not to attempt to go in and enter those areas. So it makes you wonder, what do they have in there that's so secretive that they're willing to let it be destroyed before it's seen by the public? I can't back that up, but I think that at Wright-Patterson Field, if you could get into certain places, you'd find out what the Air Force and the government knows about UFOs. There's also witnesses who claim that the UFO that crashed in Kecksburg, Pennsylvania was taken to Wright-Patterson Air Force Base. There's also a lot of talk of reverse engineering. That'd be a natural thing to do. Yeah, they get these craft, they reverse engineer them and they see what technology they can get from them to apply to, you know. Quindi questi testimoni cosa vedono? La risposta è piuttosto semplice e razionale. Oggetti volanti e fenomeni naturali identificati. Quindi meteore, comete, miraggi, sci di condensazione di aerei, nuvole lenticolari o di vario tipo, stelle cadenti o lampi globulari. Roba stranissima, ma semplici fenomeni naturali. Oppure oggetti volanti di origine umana. E quindi droni, semplici eliche di elicotteri, palloni aerostatici, razzi sonda, parapendii notturni con luci, aerei sia di notte che di giorno, oppure velivoli sperimentali. Quelli che vengono anche chiamati prototipi. E ci sono velivoli che manco vi immaginate. Tutta roba pazzesca che volava o vola tuttora sopra le nostre teste ed è assolutamente human made. Ed eccoci qua, al motivo di tutto quanto questo viaggio, che non è questa navicella, che non è neanche questo elicottero, sì, un bel elicottero, ma l'Avro Canada
VZ9AV Avrocar, chiamato anche semplicemente Avrocar, un prototipo segreto degli Stati Uniti, in tutto e per tutto uguale a quello che noi abbiamo sempre chiamiamo dischi volanti, insomma. Ricordiamoci che il prototipo e l'inizio di questo progetto è iniziato negli primi inizi del 1950. Questa è l'unica prova che abbiamo di un progetto di questo tipo, con una forma di questo tipo. Nulla vieta che ce ne siano state altre tonnellate molto simili, insomma, negli anni a seguire. Iniziato dai canadesi, ma poi portato avanti nel 1958 dal governo statunitense, ed era assolutamente praticamente incontrollabile. Ricordiamoci l'anno 1961, quando è stato cancellato il progetto di questo velivolo qui. Esattamente lui. Quindi ci si può fidare dei testimoni? La verità è che il nostro cervello cerca sempre di dare una spiegazione a tutto, a quello che viviamo e vediamo, e quello che succede è che la mente, basandosi sul nostro vissuto, sulle cose che leggiamo, sulle cose che studiamo, quelle cose che ci vengono raccontate, attribuisce significati apparentemente sensati a forme, oggetti e cose che in un primo momento non siamo in grado di spiegare. Insomma, un tavolo è un tavolo, sì, ma non è una cosa ovvia. Lo è ora perché quando eravamo piccoli qualcuno ce l'ha spiegato. Le luci che brillano nel cielo di notte sono stelle, sì, ma perché la mamma quando avevamo 2 anni ce l'ha spiegato. Il processo è semplice. Nel momento in cui si vede qualcosa di inspiegabile possono succedere solo 2 cose. O si riconosce quell'oggetto o quel fenomeno proprio perché abbiamo letto, studiato, qualcuno ce l'ha spiegato, abbiamo già visto quella cosa e quindi il nostro cervello attribuisce il giusto significato a ciò che stiamo vedendo, oppure non la si riconosce. E quindi, influenzati dalla cultura, dal periodo storico, dal luogo, dai racconti sentiti o i film visti, il nostro cervello associa in maniera apparentemente sensata un qualche tipo di significato pescando proprio da quelle fonti. Non so dare un significato a quella cosa nel cielo e corrisponde più o meno alla descrizione degli avvistamenti UFO fatti precedentemente o a quello che ho visto nei film, quindi quello davanti ai miei occhi è un UFO. Tutto questo in una frazione di secondo a livello del nostro inconscio. Insomma, il nostro cervello in quell'attimo attribuisce a un fatto reale e visto con gli occhi un significato immaginario o diverso da quello reale e lo registra così nella memoria. Quello che viene chiamato un falso ricordo. Un ricordo percepito come reale ma non autentico, o perché è del tutto inventato o perché è derivante da altri ricordi reali come vissuto personale, film o letture, ma in parte alterati o combinati. Per cui chi afferma di aver visto un UFO non sta mentendo. Lo ha visto davvero, non i suoi occhi ma solo il suo cervello. Tutto inconsciamente. Negli anni 50 e 60 sui giornali si leggeva più volte la parola disco volante di quanto si leggesse la parola guerra fredda, addestramento militare o altri termini più comunemente usati dai notiziari. E in quegli stessi anni negli States esplode il genere fantascientifico. Nei cinema, nelle librerie, nei fumetti, nei cartoni animati, nei giocattoli e in televisione. La famosa ufomania era ovunque. Quindi è quasi scontato che la mente faccia quel tipo di associazione quando vede qualcosa nei cieli che non si sa spiegare. Ed è molto curioso inoltre notare come col passare del tempo il racconto degli alieni e degli UFO fatto dai testimoni cambia. Cambia in base al periodo storico, cambia in base all'area geografica e cambia in base ai film trasmessi in TV. Negli anni 60 tutti in Nord America vedevano marziani e venusiani verdi. Specificatamente marziani e venusiani. È curioso poiché con il tempo siano diventati i famosi grigi, quelli classici visti anche nei Simpson, mentre le popolazioni al nord del mondo tendono a descrivere gli alieni come umanoidi e le popolazioni dell'emisfero australe invece come piccoli mostri a volte pelosi. Vuoi che la cultura in qualche maniera influenza il nostro cervello? George, there's at least 70 different species and probably more. But yes, as odd as it sounds, there are little green men. That's not the ones we usually see, though. We see the little gray ones. They're about 4.5 feet tall. And we see the ones that are called the Nordics. They're about 7 feet tall, look like us, but they're invariably blonde hair and blue-eyed. They're one of the species that we have on ice. One of their crashes we recovered. E esattamente come cambiano gli esseri che guidano quelle navicelle, cambiano anche le navicelle stesse. Infatti, se in America prima si avvistavano grandi dischi volanti, negli anni si sono trasformati prima in oggetti di forma cilindrica, poi triangolare negli anni 80 e ora si parla di velivoli a forma di tic-tac. Molto strano, no?
But now you've got some really exotic shaped craft being seen just everywhere. Like the government talks about the Tic Tacs. Of course, that was documented. But yeah, there definitely seems to be certain types of crafts seen in different areas. And as the years go on, you see certain types of sightings drop off, and certain types of sightings and shapes, you know, come forward. Yeah. Se non ci possiamo fidare dei ricordi di un testimone, però possiamo andare ad utilizzare le tantissime prove messe sul banco dagli ufologi per andare a capire questo fenomeno, no? Ma ci possiamo fidare di questo materiale? Prove fotografiche e video esistono e ci sono da sempre, ma sono tutte da valutare molto attentamente e da prendere con le pinze. Perché anche in questo caso la mente ci inganna. Anche qui il cervello vede quel che vuol vedere, distorcendo la realtà e malinterpretando un'immagine. In fin dei conti, a chi non è capitato, riguardando le proprie foto, di notare particolari che non si erano visti nel momento dello scatto? A tutti, no? Ma se quei dettagli sono scie, pallini neri o luci dove non c'era nessun tipo di fonte luminosa, sorgono spontanee delle domande sulla provenienza di quell'oggetto misterioso. E sì, è bello dire di aver catturato un evento inspiegabile e rarissimo, ma esattamente come prima, anche in questo caso, la spiegazione è molto semplice e razionale. Guardate qua, questo è il famosissimo carosello di Washington del 52. Era su tutti i giornali come prova inconfutabile dell'esistenza degli alieni e delle loro astronavi. Bene, quella pubblicata è un'immagine tagliata rispetto a quella originale. Questa è tutta la foto e qui ci accorgiamo che un semplice taglio è in grado di modificare totalmente la realtà dei fatti. 11 finestre con la luce accesa diventano 11 misteriose luci riflesse nel cielo nella stessa posizione. Un'aberrazione luminosa o cromatica, ma possono essere granelli di polvere sul sensore, foglie, oppure il semplice passaggio di un aereo o un uccello che si trasformano in una scia nera, o ancora i riflessi sull'obiettivo della macchina fotografica. Anche qui una non conoscenza del mezzo, in questo caso una macchina fotografica o una videocamera, può portare a una malinterpretazione dei segni e a una distorsione della realtà. Ah, senza contare che di falsi fotografici o video ne sono pieni gli archivi fin dai primi del Novecento. Avvistamenti del 47 a Maury Island? Falsi. Avvistamenti del 52 e del 58 in Brasile? Falsi. Avvistamenti a Gulf Breeze? Falsi. Il video in cui viene fatta la famosa autopsia all'alieno di Roswell? Dichiarato anni dopo falso dallo stesso regista. Posso continuare se volete, la risposta sarà sempre falso. E la verità è che la colpa non è dei testimoni dei loro falsi ricordi. La colpa è da sempre di chi si occupa di fare informazione. Informazione fatta senza mai verificare la fonte di ciò che le persone dicono o forniscono come prova. E quindi quella che nasce come una semplice o banale segnalazione, nata da un'interpretazione errata del nostro cervello di un fenomeno reale e spiegabile, diventa un caso mediatico globale. Una volta le persone dicevano di vedere angeli, multiple divinità, dragoni nei cieli, poi le streghe e nel Novecento gli UFO. Cambia epoca, cambia cultura, cambiano le interpretazioni che diamo dei fenomeni spiegabili. Tutte notizie false, che con un po' di ricerche approfondite si sarebbe potuto evitare di divulgare. Sì, perché per cercare di essere più oggettivi possibili bisogna inevitabilmente aumentare il numero di fonti. Tutto è accessibile, vero, ma per come è strutturato il web, in base a dove viviamo ci viene proposto un ventaglio più o meno limitato di informazioni. Quindi quello che faccio io e che consiglio caldamente anche a voi è quello di utilizzare nordvpn.com/Andy per geolocalizzarvi in altri stati e avere così accesso alle informazioni di altri paesi o a quelle a noi bloccate. Quindi NordVPN, oltre a proteggere i vostri preziosissimi dati contenuti nei vostri dispositivi quando vi connettete a una rete wifi pubblica e risparmiare sull'acquisto di camere d'hotel, voli e rental car, ti permette di informarti in maniera più corretta su qualsiasi tipo di tematica. Quindi nordvpn.com/Andy per avere uno sconto esclusivo e 4 mesi extra sui piani biennali di NordVPN, o per provare il piano Plus così da ottenere NordVPN e NordPass ad un prezzo speciale. Link in descrizione. E a proposito di informazioni e di storie, Pete e il suo team a Circleville mi hanno raccontato un evento davvero pazzesco. There was a large number of UFO sightings in Belgium in the 1990s, and they were almost always identical. They were triangle craft with lights on the end and a light in the middle. And these people were all seeing this in Belgium at this time, and they weren't really reporting like saucers or cigar-shaped craft. It was these flying triangles. Yeah. And I think the fact that you had people all over different parts of Belgium reporting this same craft gave credibility to the sightings. And we see that throughout the years and areas. You see different types of craft come and go. Raccontato come un avvenimento vero. Il problema è che c'è una spiegazione. Siamo in Belgio, è il 1975. Un gruppo di ragazzi porta ad un giornale locale la foto di un'astronave triangolare dichiarando di averla vista a Bert. La testata scrive un articolo e pubblica la foto invitando la popolazione a rilasciare altre testimonianze. I giorni successivi ne arrivano tonnellate.
Tonnellate davvero. Il problema è che i ragazzi del primo avvistamento 7 giorni dopo tornano in redazione per dire che quella foto è un falso e che era tutto uno scherzo. E quindi, cosa hanno visto veramente tutti gli altri testimoni arrivati dopo l'articolo? Nulla. Questa si chiama isteria di massa, un mix tra FOMO e suggestione e che forza il nostro cervello a manifestare le stesse sensazioni o visioni che manifestano le persone intorno a noi. Insomma, tutti vedono UFO? Devo vederli anche io. Tutto inconsciamente, il nostro inconscio fa questa cosa, non la parte razionale. E quindi oggi che cosa ricorderebbero di aver visto quelle persone se i ragazzi zero, chiamiamoli così, non avessero ammesso di essersi inventati tutto? Avrebbero un falso ricordo. Sarebbero genuinamente convinti di aver visto davvero qualcosa, in questo caso un'astronave nei cieli del Belgio. Ma non sarebbe vero e non sarebbe la realtà. La mente ci mente ed è affascinante questa cosa. Ah, mentre per il caso a cui si riferisce Pete degli anni 90 vale la stessa cosa. In quel caso tutto partì da un modellino in polistirolo realizzato da un ragazzo. Solo che in questo caso la dichiarazione del falso non avvenne 7 giorni dopo, ma ben 21 anni dopo, cementando così un falso ricordo in centinaia di persone. Alcuni dicono in realtà migliaia. Alcuni videro stelle, altri fari, altri nuvole e altri ancora il semplice passaggio di elicotteri SA-330 Puma nella zona, trasformati poi dal cervello di quelle persone in un mega avvistamento UFO. Tutto di nuovo nato da una foto falsa pubblicata nelle news. Un pattern che si ripete, insomma. Suggestione, visione, falso ricordo, testimonianza. You talk about UFO sightings, they're always giving out, well, we got even MUFON, they said, well, we've had 200 UFO reports this past month. They talk about the reported sightings. Is this Project Ohio, October 73? Just October, like this year. Yeah, 1,200 sightings. One state. There's so many unreported sightings out there, but now people are starting to talk about it because it's starting to be accepted. People are much more open to I think what the big boys in Washington, Pentagon or somewhere said, the way to stop a lot of witness reports, you make fun of the witnesses. You make fun of the witnesses. And it happened. And I don't blame our government for this, because they may not have known what was happening and all that. You didn't want panic among the public. We estimate that possibly only 10% of sightings are reported. Yeah. And that number could even be smaller. It could be, there's some estimates that only 1 in 100 sightings are reported. Ma oltre ad esserci persone molto creative che per mille motivi vogliono fare notizia con finti avvistamenti, può capitare anche che alcune persone siano genuinamente convinte di essere state rapite dagli alieni. Solo che accade tutto di nuovo nella loro testa. Questa volta però in maniera diversa. When you're in that relaxed, suggestible state, you are more prone to get confused between things you imagine and things you really happen to you. Memory researchers call this source monitoring problems. Vi è mai capitato di avere una paralisi nel sonno? Quella sensazione a metà tra onirico e realtà in cui spesso si è terrorizzati e non si ha il controllo del proprio corpo? Ecco, in quella fase il nostro corpo sta sognando, ma allo stesso tempo siamo coscienti e ci può capitare di avere quelle che vengono chiamate illusioni o allucinazioni ipnagogiche, delle vere e proprie esperienze intense e vivide che sembrano al 100% reali, ma che sono solo il frutto della nostra immaginazione. Levitazione, persone nella stanza, viaggi in posti fantastici e anche rapimenti alieni. E capita a tutti di alzarsi e di non capire bene se quello che abbiamo appena sognato era la realtà o solo immaginazione. Ma poi dopo qualche secondo di ragionamento incaselliamo quell'esperienza correttamente, quindi come un semplice incubo nella nostra memoria. E se invece il nostro cervello si sbagliasse? E se mettesse quell'esperienza così nitida nel cassetto della realtà? Noi saremmo genuinamente convinti che quello che abbiamo appena vissuto è vero, reale e concreto. Di nuovo un falso ricordo. Delle vere e proprie allucinazioni che trasformiamo in vividi ricordi della realtà. La cultura ci suggestiona, il nostro cervello di notte elabora il vissuto, ci fa vivere esperienze incredibili o terrificanti mischiando immaginazione e reale, ed è così che dopo l'uscita di un film nel 1975 chiamato The UFO Incident si è un'impennata di testimonianze di abduction. Suggestione, allucinazione, falso ricordo, testimonianza. There's a lot of anecdotal reports, there's a lot of suspicion, rumor, hearsay, but none of that counts as the kind of objective evidence that you would want to support such an unusual claim. You know, they say extraordinary claims require extraordinary evidence. Ah, e in questa enorme storia esistono altri personaggi, quelli che io chiamerei senza troppi problemi mitomani, e il cui unico scopo è alimentare teorie del complotto per ottenere notorietà, opportunità o semplicemente più soldi con la scrittura di libri o facendo interventi a convention in giro per il mondo. The power source is an antimatter reactor. They run gravity amplifiers. They use gravity as a wave using waveguides, almost like microwaves. Bob Lazar,
I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. And there we reverse engineered alien spacecraft. Grandissima storia, interessantissima, e di nuovo anche qui sembra la trama perfetta di un film di fantascienza. Ma di quel lavoro e della sua esperienza lì, come sempre, non esistono prove. Nessuna foto, nessun documento, nessun badge, non esiste prova che lui abbia frequentato i corsi di laurea di cui parla, non ha conoscenze di fisica nonostante millanti di avere una laurea proprio in quel campo. Insomma, come al solito non esiste nulla che possa provare queste sue dichiarazioni. Anzi, è pieno di evidenze che dicono tutto il contrario di quello che dichiara. Ma il semplice fatto di aver detto di essere stato un dipendente del governo per moltissimi basta ad avvalorare la sua tesi. Non-human sample that they retrieved from the space bubble. What that means. Was one of the most interesting parts of the recent testimony was the mention of biological samples. What are they, extraterrestrial biologics? Questa cosa che ha appena fatto è interessantissima. Io ho detto chiaramente human biologics esattamente come è stato detto al congresso, ma il suo cervello, quando ha ascoltato l'hearing al congresso, ha registrato al posto di non-human biologics extraterrestrial biologics, che è falso, una cosa bellissima da pensare ma è sbagliata, e il suo inconscio ha fatto questa cosa, non lui razionalmente. Un altro falso ricordo. Extraterrestrial biologics, something like that. Non-human. Non-human, that's what it was, yeah. Però c'è di peggio, perché se ami tomeggiare a fare queste dichiarazioni è un vero dipendente del governo con un background di tutto rispetto, insomma un qualcuno di cui non si può mettere in dubbio la provenienza, diventa davvero assurda la situazione. E mi sto riferendo a un personaggio che sicuramente tutti conoscete perché ha monopolizzato le news mondiali qualche mese fa dopo aver fatto una dichiarazione al congresso. E sto parlando di David Grush. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. Esatto, ha dichiarato che le navicelle aliene esistono, che sono state studiate per decenni, che il governo americano ne è in possesso e che gli alieni ovviamente esistono. Avete capito bene, dichiarazioni pazzesche e cambierebbero la storia per come la conosciamo. Però lo stesso Grush, qualche settimana prima dell'incontro al congresso, ha dichiarato pubblicamente in un'intervista a News Nation altre cose pazzesche. Sentite qua. Nei documenti che aveva recuperato durante le sue indagini per il governo aveva trovato il primo vero caso di schianto UFO della storia, avvenuto, indovinate un po', a Magenta, in Italia. 1933 was the first recovery in Europe, in Magenta, Italy. They recovered a partially intact vehicle. That actually happened. The Italian government moved it to a secure air base in Italy for the rest of kind of the fascist regime. And, you know, the Pope Pius XII back-channeled that. So the Vatican was involved? Yeah, and told the Americans what the Italians had, and we ended up scooping it. C'è tutto in questa storia. Un UFO che precipita in Italia nel 1933, 2 alieni che vengono recuperati, messi in un bagno di formaldeide e poi all'interno di un hangar, c'è Mussolini che ne era a conoscenza, che poi ha spedito la navicella e i cadaveri degli alieni in America per farli studiare, e infine che il Vaticano sapeva ma ha nascosto tutto. Una storia pazzesca, incredibile, se solo non fosse totalmente falsa. Uno schianto c'è stato, sì, non a Magenta ma nelle vicinanze dell'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese. Era un aereo tedesco. I 2 corpi recuperati, descritti da lui come biondi e alti 1,80, erano semplicemente 2 poveri soldati tedeschi. Tutti i documenti delucidati non esistono, ce n'è solo uno, un falso fatto qualche anno fa. E dell'esistenza del gabinetto RS-33 non ce n'è prova. Tutto pura invenzione. Capite di cosa stiamo parlando? Questa è la stessa persona, un dipendente del governo, che ha dichiarato pubblicamente che gli Stati Uniti nascondono delle navicelle aliene. Quanto ci può essere di vero nelle sue dichiarazioni? Nulla. To me, it was a little bit of validation because I've always, with the amount of evidence and cases I've researched and people I've talked to, things I've seen, I've always believed. And we're not believers, we're knowers. So when the government comes out and you've got government insiders, highly credible coming forward, it is a little bit of validation. It's like, especially as people know me as like this UFO guy, and I think a lot of people think I was crazy or just silly for being interested in it. And then they see it on their TV and they're like, oh, you know what? Maybe he wasn't so crazy after all. Ora immaginate di essere un contadino, magari proprio della provincia di Dayton, in Ohio, nel 1905, e di non sapere nulla del progetto dei fratelli Wright che proprio lì stavano inventando quelli che ora noi chiamiamo aerei. Cosa avreste pensato trovandovi sopra la vostra testa questa gigantesca struttura a solcare i cieli americani?
La conoscenza basata su evidenze scientifiche e la cultura del mondo che ci circonda ci permette di spiegare ciò che accade davanti ai nostri occhi. E senza quella, il nostro cervello troverà comunque una spiegazione plausibile a ciò che ci accade. Plausibile, creata nel nostro subconscio, ma non vera, fatta di pura immaginazione, ricordi di cose sentite alla radio, intraviste in un cinema, lette in un libro di fantascienza o sulla prima pagina di un giornale locale. Un falso ricordo. Una memoria vera al 100% per noi, ma totalmente falsa nella realtà. Questa è la verità. Il nostro cervello, per quanto possa sembrare strano, è sì un organo complesso, incredibile, pazzesco, ma non è infallibile. La nostra mente ci mente. E queste cose non ci rendono dei matti, degli stramboidi o dei pazzi. Ci rendono semplicemente molto umani. E credo sia un po' questa la vera sfida dell'essere umano, imparare a mettere più spesso in discussione i propri pensieri e soprattutto a non prendere per verità assoluta le testimonianze di qualcuno solo perché ha delle targhette sul petto, una divisa indosso o dice di aver lavorato per il governo degli Stati Uniti. Esistono altre forme di vita nell'infinità dell'universo? È plausibile. Che ci siano invece navicelle aliene o creature verdi nascoste nei laboratori del Nevada? Quello no. È solo una storia carina e che forse va avanti da un po' troppo tempo. This is America. Io sono Andy e questo è il quarto di 8 episodi che arrivano dagli Stati Uniti. Meno del 40% delle persone che guarda regolarmente i miei video è iscritta al canale, per cui fatelo, iscrivetevi. E noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Ciao. I said one thing, from scale 10, 1 to 10, the meetings went 10.